Eccoci qua. Buonasera a tutti quanti. Ciao a Buonasera. tutti, buonasera. Siamo qua stasera con Luca che fa parte di Vittime di dispositivi medici, che oltre che un sito WordPress, un canale, cioè una realtà che si occupa di un tema parallelo al nostro, che fa parte sempre della sanità, di cui ci siamo occupati sul nostro sito web con qualche articolo, ma sempre marginalmente perché non è il nostro ambito, perché abbiamo chiesto aiuto loro per capire un attimino qual è lo stato dell'arte sulla situazione. Luca, se vuoi presentarti. Sì, buonasera, mi chiamo Luca, sono il partner di una donna che ha sofferto a causa di un dispositivo medico che si chiama Shure e stasera parleremo un po' di questo dispositivo medico, più diciamo di alcune problematiche connesse diciamo ai dispositivi medici in generale e niente, sono qui per raccontarvi un po' di questo mondo un po' poco conosciuto diciamo dalla gente. Perfetto, grazie mille. E, riguardo ai dispositivi medici, ad oggi qual è lo stato dell'arte, cioè qual è l'ambito cioè quello che accade nel vostro mondo? Perché noi ci occupiamo di vaccini e sappiamo che gira, cioè, un'ombra parallela, un rovescio della medaglia incredibile. Sì, allora, io se voi siete d'accordo vi parlerei di alcuni degli argomenti di stasera che sono gli effetti collaterali, per esempio, di Essure, piuttosto che che cosa c'è in comune con gli altri dispositivi medici, che cos'è l'FDA, la black box warning, che cos'è il galvanismo e la sindrome ASIA, e magari anche di vari scandali e documentari connessi appunto a questi argomenti. Assolutamente Ottimo. sì. Vuoi raccontarci un po' la vostra esperienza, Luca? Che cosa... Vai. Ok, allora inizierei con spiegarvi un attimino che cos'è Essure. Essure è un dispositivo per una sterilizzazione permanente nel 2013 e inizialmente sviluppato da Conceptus nel 2002. Si tratta di due microinserti di circa 3 cm di lunghezza che venivano inseriti tramite isteroscopia nelle tube della donna. Una volta posizionati c'era una molla esterna degli inserti che si allargava e li bloccava nelle tube ed una molla interna che conteneva delle fibre di PET, praticamente polistirolo. Questa molla interna faceva innescare una reazione del sistema immunitario portando alla creazione di tessuto cicatrizzale attorno ai dispositivi, impedendo così il passaggio degli spermatozoi, o quantomeno questa è la teoria perché ci sono stati casi di donne con Essure che comunque sono rimaste incinta. La molla esterna è fatta di nitinol, che è una lega nickel-titanio, mentre quella interna è di acciaio inossidabile. Poi c'è un marker composto di una lega platino-iridio, delle saldature stagno-argento ed infine le fibre di PET di cui avevo parlato precedentemente. Essure era venduto come una valida alternativa alla legatura delle tube perché richiedeva una procedura mini-invasiva per l'inserimento, tant'è che poteva essere effettuato all'interno di uno studio medico. E qui vorrei aggiungere che i dottori che lo inserivano negli studi ricevevano un incentivo economico da parte di Bayer superiore rispetto a quello che avrebbero ricevuto se li avessero impiantati in clinica. Era un sistema che avrebbe dovuto funzionare senza ormoni, senza modificare il ciclo mestruale e in Italia era rimborsato al Sistema Sanitario Nazionale. La mia compagna nel 2012, a 32 anni, quando ha effettuato la prima visita pre-impianto, ha dichiarato di avere un'intolleranza al nickel. Non so se avete presente quella reazione cutanea che avviene quando i bottoni dei jeans vanno a contatto con la pelle. L'anestesista ha segnato sulla cartella clinica questa cosa, mentre il dottore, che doveva impiantare Essure, l'ha minimizzata, mettendo un punto di domanda e dicendo che la quantità contenuta in Essure era talmente minima che non poteva creare problemi. Nel 2016 però ci fu un episodio importante in cui io riuscii a prendere appena in tempo la mia compagna che cadde a peso morto. Era svenuta, si era spenta praticamente. Per alcuni secondi, proprio spenta.
E a questo episodio seguono diversi accessi al pronto soccorso, diverse ricerche in rete, un colloquio col ginecologo che l'aveva impiantata, eccetera, eccetera, eccetera. Il dottore purtroppo, e questa è una delle cose che purtroppo succedono spesso nell'ambito appunto dei dispositivi medici, non perse tempo a dirle che era tutto nella sua testa. Perché Già sentito. sì. Perché non accettava i dispositivi, nonostante fosse stata lei a chiedere che le fossero impiantati, e dice che lei, come migliaia di donne americane che stavano avendo problemi, si trovavano in quella situazione perché si erano fatte condizionare da false notizie su internet, le famose fake news, e quindi aveva cambiato idea sul fatto di essere stata sterilizzata. Inoltre aggiunse che gli avvocati che stavano dietro a questa cosa lo facevano solo per soldi, perché c'è un grande gruppo in America con tanto di avvocati che appunto hanno seguito molte donne che hanno avuto problemi con Essure. A posteriori, quando abbiamo capito che i problemi che lei stava affrontando potevano essere dovuti ad Essure, abbiamo chiesto di fare il patch test. Praticamente ti mettono dei cerotti sulla schiena per 48 ore e si vede la reazione ai vari metalli, e lei è risultata allergica al nickel, che era uno dei componenti di Essure. Inoltre, parlando con il dottore in Olanda, che è molto esperto di Essure e che lavorava per Bayer, ci è stato riferito che i materiali che sono usati per Essure vengono usati anche per altri tipi di dispositivi medici. Però quei materiali messi insieme e messi all'interno delle tube creavano una reazione che non si sapevano spiegare. Quindi, se nello stent c'è lo stesso tipo di materiale che c'è anche in Essure, per alcuni motivi sembra che non crea la stessa reazione, però messi insieme crea quei problemi lì. Altri effetti collaterali, scusatemi, alcuni degli effetti collaterali della lunga lista riscontrati dalla mia compagna erano fitte alla schiena, annebbiamento della vista, tremori, dolori articolari, scosse dal collo all'osso sacro, confusione mentale, problematiche dentali. Per raccontarvi qualcosina in più di Essure, in Italia ci sono circa 7.000 donne che si sono fatte impiantare Essure, e molte di loro... Arriviamo, un attimo. Ok, è perso 2 secondi, vai tranquillo. Ok, non sanno che i problemi che si stanno passando sono dovuti ad Essure. Difatti, quando interrogano i dottori a causa del peggioramento delle condizioni di salute, si sentono dire cose del tipo: sicuramente sono problemi che non sono correlati ad Essure, vengono prescritti ansiolitici oppure in caso di dolori vengono curate con antinfiammatori a base oppiacea, come è successo una volta alla mia compagna quando siamo andati a pronto soccorso. I dottori dicono che sono problemi dovuti all'età, come la menopausa, oppure dovuti al fatto che sono delle depresse. Loro dicono che i rischi e l'efficacia dipendono da chi applica il dispositivo, e siccome all'estero sono incapaci, da lì nascevano i problemi che si potevano trovare in rete. Sta di fatto che in molti casi i dottori stessi consigliano comunque la rimozione, quindi non è colpa del dispositivo, ma è meglio rimuoverlo. Però rimuoviamolo. Che è un po' strano, effettivamente, non torna un attimino la logica. Purtroppo il problema più grande per Essure è proprio la rimozione, perché essendo un dispositivo previsto per essere permanente, non esiste un protocollo, e per poterlo rimuovere correttamente bisogna avere certe accortezze, perché durante l'operazione non bisogna assolutamente tirare i dispositivi o tagliarli, per evitare che si creano dei frammenti che, come già detto prima, possono far iniziare una nuova reazione immunologica in qualche altro organo. I dottori di tutto il mondo, infatti, nel tentativo di rimuovere questi dispositivi, hanno creato altre problematiche a molte donne, che hanno poi dovuto operarsi più volte per cercare di guarire. Bisogna tenere conto che i frammenti di metallo di cui Essure è composto possono essere scoperti con una lastra. Quelli di PET però no. Quindi si tratta di aprire ed esplorare, cercando dove possono esserci delle altre infiammazioni creati da frammenti di PET che possono essere creati durante la rimozione. Anche per questo motivo alcuni dottori preferiscono effettuare un'esterectomia per evitare di toccare i dispositivi e creare frammenti. Purtroppo però anche con l'isterectomia ci sono stati casi di frammenti, perché comunque bisogna conoscere bene il dispositivo, capire come sono posizionati all'interno della donna, e quindi
adoperarsi per rimuoverli, sapendo esattamente cosa si può andare a toccare e cosa no. In Italia sono anni che si sta chiedendo che venga creato un protocollo per la rimozione. Quello che noi ci auguriamo è che venga fatto in maniera adeguata, tenendo conto di tutte le opzioni disponibili e non solo dell'isterectomia. Nel 2017, quando abbiamo preferito rivolgerci a un esperto olandese, di cui ho parlato prima, lui ha effettuato una salpingettomia bilaterale con eventuale resezione delle corna uterine, eventuale perché dipende da caso a caso, da come sono posizionate all'interno delle corna, senza dover rimuovere l'intero utero, che comunque come intervento, anche a detta del dottore, è una menomazione abbastanza importante per le donne ed è un intervento più invasivo, con più rischi e complicanze, sia dal punto di vista psicologico che fisico. Dopo la rimozione, la qualità della vita di mia compagna è migliorata notevolmente rispetto a prima. Ora, se vogliamo dire che la FDA, cioè la Food and Drug Administration americana, che sarebbe più o meno un corrispettivo della nostra agenzia europea per i medicinali, chiamata anche EMA, nel febbraio 2016 ha richiesto l'aggiunta alla confezione di Essure di un avviso di black box warning o boxed warning, che tradotto letteralmente vorrebbe dire avviso di scatola nera, e la stessa cosa è successa per tutte le protesi mammarie nel 2020. Significa che comunque vogliono dare l'indicazione che per alcuni farmaci, alcuni farmaci possono comportare gravi rischi per la sicurezza. Ecco, la tua compagna era stata informata adeguatamente nel momento in cui gli hanno proposto l'impianto? Il problema, questo è un altro dei problemi che ci sono proprio con gli impianti, tra cui Essure, che non esiste un vero e proprio consenso informato, qualcosa poi diremo anche dopo, nel senso che viene minimizzato, tutto viene fatto passare come è un dispositivo che è sul mercato, non ci sono problemi, non è stato risolto il suo problema con altre donne o con uomini nel caso di altri tipi di dispositivi, e quindi viene tutto fatto passare come stia tranquilla, è una cosa sicura fondamentalmente. È talmente sicura che Essure è stato ritirato dal mercato in Europa nel maggio 2017 e negli Stati Uniti nel dicembre 2019. Come ci sia stato una differenza di 2 anni tra l'Europa e l'America. Ufficialmente per motivazioni economiche. Vorrei aggiungere che nell'ottobre 2022 è scoppiato l'ennesimo scandalo in Francia in merito al dispositivo Essure, pubblicato dalla rivista Splan. Scandalo in cui un rapporto mostra come il contatto di 3 materiali presenti nell'impianto Essure, materiali di cui parlavo prima, provocano quello che viene chiamata corrosione galvanica. È praticamente come una batteria nel corpo, letteralmente con un polo positivo e un polo negativo, ed è alla base della reazione allergica osservata nei pazienti. La risposta varia da paziente a paziente, ma in ogni caso tutti avevano prodotti tossici nel sangue, che si tratti di nickel, ferro, cromo o titanio. Un motto di questo ultimo scandalo è "hai Chernobyl nella pancia", ed un tossicologo che dice che dopo che gli impianti sono stati rimossi tutti sono migliorati almeno in minima parte. La colpa del dispositivo non potrebbe essere più chiara. Io lo rimuovo e miglioro la salute, quindi c'è un collegamento diretto, il famoso nesso diretto. Una delle donne menzionate in questo scandalo aveva riportato un deterioramento della salute così brutale che i suoi sintomi l'avevano resa handicappata a tal punto da dover utilizzare una sedia a rotelle. Cioè, rendiamoci conto di che cosa può succedere con questi dispositivi. Poi la guarigione dopo la rimozione e la lotta. Purtroppo però ci sono anche delle donne che dopo l'espianto, anche con isterectomia, continuano a soffrire di effetti collaterali. Tutti questi fatti, storie, documenti, eccetera, vengono riportati sui nostri canali, compreso l'impegno di un medico americano, in particolare Giulio Novoa, il cui aiuto nel nostro caso è stato fondamentale. Egli, insieme a Angie Firmalino, che guida il movimento e-Sister, le sorelle Essure, è uno dei protagonisti del documentario sui dispositivi tecnologici usati in campo medico, che si chiama The Bleeding Edge, che è uscito nel 2018. In questo documentario, in cui si guarda le scappatoie legali alle tangenti ai dispositivi non testati, si parlano di tanti dispositivi, tra cui anche Essure.
Nello stesso anno ci fu un'altra inchiesta importante a livello mondiale che si chiama Implant Files, che forse conoscete. Un anno di lavoro di 252 giornalisti di 59 testate con sedi in 36 nazioni. La trasmissione italiana Report, insieme all'Espresso, è stata partner di questo progetto. Trasmissione che ha ripreso in una delle sue puntate il primo caso registrato in Italia di morte a causa di ALCL, il linfoma anaplastico a grandi cellule, che viene associato alle protesi mammarie. Per quanto riguarda queste protesi, noi abbiamo potuto interagire con un gruppo in particolare di donne americane che è riuscito a far diventare obbligatorio in Arizona per legge il fornire dei consensi informati specifici, tra cui il black box warning. Il medico americano di cui parlavo prima inoltre spiega a tutti i suoi utenti l'esistenza dell'effetto ASIA, cioè la sindrome autoimmune infiammatoria indotta da adiuvanti. E nel novembre La conosciamo bene l'Asia. E nel 2021 è stato pubblicato il legame col dispositivo Shure, per quello che dicevo inizialmente, che ci sono molte connessioni anche con le tematiche che trattate voi. Praticamente il corpo considera gli impianti come corpi estranei. La cascata di risposta è simile all'effetto che si vede nei disturbi autoimmuni come l'ipotiroidismo, il diabete, il lupus, la sindrome di Sjögren, la sindrome del dolore cronico, la sindrome dell'affaticamento cronico, la fibromialgia, eccetera. Connessione che, secondo questo medico americano, è evidente ai reumatologi e agli immunologi, specializzati nelle complicanze biologiche implantari. Questo effetto è associato a tutti gli impianti come protesi mammarie, reti, clip, impianti alle articolazioni, impianti dettali, eccetera. Tuttavia molti medici non ne hanno mai sentito parlare e questo è uno dei motivi per cui molte persone si trovano costrette a cercare delle informazioni da sole, cose che tramite i social si è sicuramente amplificata ed ha permesso che molte persone si ritrovassero in gruppi, come nel nostro caso, in cui si cerca disperatamente una spiegazione e un po' di conforto per cercare di smorzare i sensi di colpa che a volte in questi casi si possono provare. Qua potremmo fare parallelismi infiniti col nostro tema perché Ma di quello che hai detto mi ha colpita l'analogia con quello che succede, soprattutto ultimamente se ne sente parlare dopo le vaccinazioni Covid, perché tantissime persone hanno riportato lo stesso atteggiamento che tu hai descritto da parte dei medici, in particolare per quanto riguarda appunto l'accusa di disturbi mentali o quantomeno appunto ansia e la prescrizione anche di ansiolitici e di calmanti a persone che riportavano appunto le reazioni avverse o comunque i disturbi che sperimentavano proprio a ridosso dopo insomma, le iniezioni di vaccino Covid e ovviamente questa cosa qui accomuna, ecco, purtroppo, tristemente, tutto quello che sono effettivamente gli interventi sanitari, gli interventi medici quando non vanno a buon fine. Cioè, noi ci troviamo a sperimentare quasi sempre una negazione, quasi nella totalità dei casi viene riportata questa cosa, cioè i genitori, per esempio, di bambini vaccinati che riportano poi tutta una serie di effetti collaterali o reazioni avverse anche gravi, la prima cosa che succede è sempre una negazione della possibilità, anche solo della possibilità di nesso causale o anche soltanto della possibilità che il vaccino, nei nostri casi, e come nel vostro invece un impianto medico, possa essere quantomeno una concausa, perché alla fine anche soltanto questo andrebbe indagato e lo denunciamo da tempo purtroppo. Io, il primo caso, cioè io ho conosciuto la situazione degli psicofarmaci utilizzati per la cura delle reazioni avverse nei vaccini HPV. La maggior parte delle ragazzine danneggiate da HPV ci raccontavano che il medico la prima roba che diceva era isteria. Esatto. E caspita, ragazzine di 12 anni, 13 anni, sportive, tutte isteriche. Cioè, e non muovevano più le gambe ed era il classico.
Sì, Sì, esatto. Sì, per quanto Io- riguarda i bambini, la fascia pediatrica probabilmente non lo possono fare perché Fai il più bambino fatica. chiaramente Fai più fai più fatica. fatica ad accusarlo di avere appunto delle ansie, delle preoccupazioni legate, invece appunto già dalla fascia adolescenziale sostanzialmente delle danneggiate da HPV, questo già si era visto, sì, è vero, in maniera diffusa, purtroppo. Io invece volevo raccontarvi un altro particolare che riguarda il mondo dei dispositivi medici. Per esempio, tra le storie che si possono leggere nel nostro gruppo, c'è la trascrizione tradotta e pubblicata sul nostro blog di Amy Barnett, rilasciata all'FDA nel 2019, in cui si parla della sindrome ASIA, ma anche dello shock nell'aver appreso, tramite TAC, che le erano state impiantate delle clip a sua insaputa, cosa che non è stata nemmeno notata in nessuna delle relazioni post-operatorie. Una delle tante attiviste con cui ci scambiamo informazioni e aggiornamenti importanti, come l'ultimo articolo di questo mese corrente, in cui si parla della gestione di dispositivi richiamati nell'ottica delle nuove applicazioni per nuovi dispositivi ai sensi del percorso 510K dell'FDA e del rischio dei richiami successivi. Praticamente la 510K è una specie di legge che permette di mettere sul mercato dei dispositivi se assomigliano a dispositivi già esistenti, una specie di scappatoia, no? Quindi fondamentalmente viene facilitata l'immissione sul mercato di dispositivi che magari non fanno proprio tutti i test che Ma dovrebbero fare. anche questo succede anche con i vaccini, I vaccini è è una cosa incredibile. Cioè, è una procedura esistente effettivamente anche per i vaccini, anche magari per l'autorizzazione da un paese all'altro, cioè tipo l'agenzia regolatoria di un certo paese va ad autorizzare secondo delle schede tecniche, comunque dei percorsi di approvazione interni, quelle stesse autorizzazioni vengono utilizzate anche per un prodotto in un altro paese, quindi anche se magari ci possono essere delle differenze, queste vengono assolutamente bypassate. C'è un'altra storia incredibile che abbiamo tradotto e condiviso sui nostri canali, quella di Diana Merchant, musicista diventata incapace di cantare e suonare uno strumento a causa di un restauro dentale. Ci ha messo 9 anni per mettere insieme i pezzi del suo puzzle, di quello che le era successo a causa di questo lavoro. E un'altra testimonianza che consiglio di leggere è quella del dottor Schröder, medico che negli ultimi 10 anni ha rimosso oltre 1000 impianti medici in oltre 400 pazienti, perché tra i tanti casi riportati c'è quello della sindrome della persona rigida, malattia che è stata diagnosticata a una cantante famosa qualche giorno fa, pochi giorni fa, non so se ne avete sentito parlare. Il caso straordinario invece di Dana Jeske è stato nuovamente evidenziato nei giorni scorsi da Melissa Diagnostic, perché il dottor Schröder, avendo studiato per anni le allergie ai metalli, inviò il sangue di Jeske per il test Melissa. Questo test è un test sviluppato dalla professoressa Vera Stejskal. Il suo lavoro l'ha portato a scoprire che le reazioni infiammatorie causate dall'ipersensibilità al metallo non causano solo dolore e affaticamento, ma potrebbero causare gravi disabilità. Oggi ci sono molte persone la cui salute è compromessa a causa di una non diagnosticata ipersensibilità ai metalli. Melissa, come lo chiamo in America, è in grado di individuare a quale metallo si sta reagendo. Il metallo in questione in alcuni casi può quindi essere sostituito con un'alternativa sicura in alcuni casi. Quindi c'è anche qualche test che permette di fare un'analisi per capire se una persona sta reagendo a qualche cosa che gli è stato impiantato nel corpo. Ma dopo Mattia metterà... Io non sto guardando perché sto cercando di mettere i link perché oggi ce Sì. l'hanno con noi perché ci interessa molto. Ci mettiamo i link di dove potete, chi ci sta seguendo può poi andare ad approfondire perché giustamente tu, Luca, hai nominato diverse esperienze e anche diversi dispositivi, un paio di documentari che mi sembra di capire sono o film che sono altamente Sì. consigliati, quindi poi avrete il link, adesso Mattia lo manderà in sovraimpressione, magari poi lo mettiamo anche nei commenti. E, se intanto vuoi dire il nome del sito. Sì, allora, io inviterei un po' tutti a visitare la nostra pagina Facebook che si chiama Essure Problemi per le problematiche specifiche di Essure.
Vittime dispositivi medici, che invece tratta tutti i dispositivi medici in generale. Il blog vittime dispositivi medici.wordpress.com, comunque poi mettiamo tutti i link come dicevi tu. Io metto tutti quanti i link, troverete il link anche sotto l'articolo sul nostro sito web. E una delle cose che continuavo a dire a Maria, la tua compagna, era che vogliamo ampliare, perché su l'avevo trattato, vi contattai perché noi l'abbiamo trattato, ma solo citando alcuni articoli. Vorremmo iniziare a ampliare la sezione sul sito parlando anche di tutto quello che voi raccontate, perché vogliamo che venga divulgato a più persone, per cui troverete tutti i riferimenti a fine puntata. Ok. Volevo aggiungere infine che c'è anche il canale Telegram che avete raggiunto, che si chiama Vittime Dispositivi Medici. Per concludere, siamo qui perché anche noi vogliamo ricambiare il nostro piccolo aiuto che ci è stato donato anche in maniera gratuita, diffondendo più consapevolezza. Consapevolezza che scarseggia anche tra i professionisti del settore. Come in alcuni gruppi stranieri, noi speriamo che anche in Italia si possa vedere ricucito lo strappo che molti di noi hanno avuto nel rapporto di fiducia medico-paziente, per esempio. E quindi io qui concluderei ringraziandovi per tutto il tempo che ci avete dato e magari a presto per altri approfondimenti, se volete. Volentieri. A me che sembra cioè, è la cosa che abbiamo già riscontrato noi in tutto quello che vediamo. Una domanda, nella classe medica ok, ma nella gente il problema che voi denunciate è recepito o non viene recepito? Cioè riuscite a far capire che c'è qualcosa che non va? È difficile perché a volte le persone negano loro stesse l'evidenza, davanti all'evidenza in cui si trovano, negano loro stesse. È possibile che abbia fatto un errore tale, è possibile che mi sia impiantato un dispositivo Che mi faccia male. Negano loro stessi perché effettivamente non è così facile accettare, anche ribadisco, davanti all'evidenza. Ti tolgo il dispositivo e non hai più problemi, 1 più 1 fa sempre 2. Non è facile, sì, non è per niente facile. Molte volte fanno fatica, però poi dopo col tempo, leggendo, Arrivo, eccomi qua. vedendo che ci sono molti studi, eccetera, molte persone alla fine arrivano a capire. Iniziano a convincersi. E Luca, voi avete segnalato, ci sono comunque dei percorsi di segnalazione, se ci sai rispondere su questo. Noi per esempio quando abbiamo dei sospette reazioni avverse consigliamo sempre di andare sul sito AIFA, su Vigifarmaco, e di andare a fare una segnalazione autonomamente se il medico rifiuta di farla, come purtroppo anche questo spesso accade. Anche per i dispositivi medici funziona così? Allora, io ti posso parlare nel caso specifico di Shure, avevamo contattato diversi tipi di, non li definirei avvocati, gruppi non sono gruppi, come si chiamano? Assistenza al cittadino, ecco, tribunale del malato, cose del genere, eccetera, Sì. per cercare di portare avanti questa casistica. Però siccome poi dopo dicono non c'è la documentazione a supporto per creare il nesso causale, alla fine Per cui non c'è. tutto finisce in un nulla. Sì. Sì, ma anche le segnalazioni di danno da vaccino, di sospette reazioni avverse ai vaccini comunque finiscono pressoché in un nulla di fatto. Sì, però almeno fanno nella presa per il Sì, culo, vengono- fanno finta di essere seri, fanno finta di essere seri. vengono quantomeno registrate le situazioni. Poi, vabbè, per quello che serve. E lo dico a tutti quanti, l'interesse che ho avuto nel loro gruppo è derivato dal fatto che vi abbiamo parlato di Essure, ma poi seguiteli, perché ci sono un numero esagerato, cioè dispositivo medico, va dallo stent, oppure prima il documentario Implant File, parla di questi giornalisti qua che hanno preso una retina delle arance, vedete la retina rossa delle arance? Hanno scaricato da internet 400 pagine di varia documentazione tecnica scritta in nostro goto, l'hanno presentata a una società che si occupava del commento regolatore di approvarlo,
e li stavano per approvare una cavolo di retina delle Come arance. dispositivo medico per poter fare le operazioni, sì. Per cui il controllo è neanche documentale, perché loro facevano vedere che hanno scaricato, hanno assemblato questa 400 pagine, ma cazzo proprio! Sì, qua e là. Sì, è vero. Cioè, Sì, per anche cui questa cosa qui è allucinante come sovrapposizione, perché quello che noi stiamo denunciando rispetto appunto ai vaccini pediatrici che abbiamo analizzato è esattamente questa stessa identica cosa, cioè il fatto che effettivamente il controllo, secondo noi, secondo quello che abbiamo potuto constatare tramite i laboratori, non avviene. Cioè, e anche le autorizzazioni che vengono date, evidentemente, cioè, non ci sono dei controlli approfonditi come dovrebbero esserlo per legge, ma proprio probabilmente non ci sono proprio. Questo è casi un di, grossissimo casi di problema. corruzione, cioè ad esempio noi abbiamo, per citare il più famoso, De Lorenzo, il grandissimo ministro della salute del 92, che prese 600 milioni di lire da Glaxo. Immagino che ci sono anche, cioè neanche da dire. Sì, assolutamente. Allora, noi diciamo che ci focalizziamo più sull'aiutare le persone a cercare di capire da dove arrivano le loro problematiche e se esistono soluzioni, però sicuramente sì. Ci sono anche da questo punto di vista, appunto come dicevo prima, il fatto che se c'è un dispositivo che è simile, io lo posso mettere sul mercato, per me già quello non è Sì. corruzione, però non è accettabile. Voi pensate che tutti i futuri vaccini Covid saranno approvati con la parificazione a un vaccino già approvato, in cui in 100 giorni potrai approvare un nuovo vaccino perché va un po' meglio secondo quale canoni? Secondo IgG e IgM, per cui vaccinano 100 persone con un vaccino già approvato, 100 con quello nuovo, in 100 giorni te lo approvo se va uguale all'altro. Per Più si cui tiene di meno. bene, noi vi pubblichiamo tutti quanti i link. Io avrei voluto fare una cosa abbastanza breve per cercare di dare un'infarinatura e spingere le persone a informarsi sui canali di vittime dispositivi medici. Mettiamo subito su Telegram, sul sito internet tutti i vostri riferimenti e fidatevi, seguite, perché non avete idea di quanti sono dagli stent, dispositivi iSur, è il caso più eclatante, ma anche le amalgame dentali, cioè è un mondo parallelo ai vaccini, un Sì, mondo. assolutamente. Ti sei mutata, Nassim? Sì, mi sa che è molto Sono muta. Scusate, sono solita. No, ringraziamo Luca per tutte le informazioni Grazie a voi. e per aver raccontato la vostra esperienza e quindi sì, a risentirci, insomma. Grazie Grazie a voi per mille. il tempo che ci avete dedicato, siete stati gentilissimi. Alla prossima. Figurati. Ciao a tutti Ciao quanti. e buona Salutami serata a anche tutti. a Maria, salutami anche la tua compagna. Assolutamente.